Se devi mettere a piangere. Tu quanto pensavi? Alza. 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 Make me feel like this. Oggi parliamo quindi del Pescatore, uno dei locali storici del nostro territorio. La guida Michelin lo premia, infatti, con il massimo riconoscimento possibile, le 3 stelle Michelin. L'ambiente è molto curato, attento a ogni dettaglio, è formale, ma al tempo stesso accogliente. Ci hanno riservato un tavolo in una grande sala, con vista sul camino. Le immagini che vedete sono quelle del menù proposto. 4 proposte, tra degustazione, da 150, 210, 290, oppure la classica carta. Piccola precisazione, ho trovato discrepanza tra i menù. Sul sito sono pubblicati in un modo, mentre quelli in loco sono tutt'altro. Se poteva essere un errore di aggiornamento, credo che non sia accettabile però per un 3 stelle farlo perdurare. A distanza di una settimana, infatti, non ci sono ancora modifiche. In sostanza, non fate troppo affidamento sul sito. Dopo una breve consultazione del menù, abbiamo deciso di andare alla carta. 2 piatti a testa. Questa è la faccia del Leo dopo la scelta dei piatti. Che sia un presagio? Per il vitigno Pinot Nero e Nebbiolo. Secondo gli studi da lui effettuati ritiene che la forma di questo calice vada ad esaltare a pieno le potenzialità di questi due vitigni. Preoccupato per il vino. Un pochino. Giusto un cicinino. Ho paura del prezzo. E beh, A proporre alla base del vostro piatto un'insalata di finocchio accompagnata poi da padelle fritte, che sono questi pesciolini di mare che abbiamo fritto per intero. Andiamo al centro tavola, dalla nostra parte signore abbiamo delle cialde di parmigiano reggiano, proposta centrale focaccia accompagnata da prosciutto crudo e in ultimo una tartelletta con salmone affumicato e panna acida. A voi. Guazzetto con i pesciolini. sì, tanto immagine quanto poco sapore, Sì. però diciamo che i pesciolini in sé erano abbastanza buoni, erano fritti, Sì, sì, pesciolini buoni fritti. perché sono buoni di per sé. Se dovessimo Diciamo, descrivere il gusto, Pinocchio e melograno non si sentivano. abbastanza nascosti forse. Sì, la carotina, diciamo che nell'insieme era un po' abbastanza anonima, però un po' un'insalatina fresca. Quindi sembra un'insalata fresca, un gusto fresco con del grasso, un po' croccante, un sapore di pesce neanche tanto forte. Una bella insalatina. Paradossalmente di quella portata, le Buono. barchette che tu ti immagini un piatto scontato, Sì, invece sorprendevano, perché Le c'era entrate il erano più- salmone, c'era poi un retrogusto di limone, Bello, buono. Sì, sì, bel no, no, quello è contrasto, vero. un buon contrasto. la focaccina al La prosciutto era focaccina buona. col crudo, sì, Quello lì era buono. decisamente, ma il mondo focaccine in generale era Anche lì squisito, perché loro hanno ci hanno mangiato, dato anche penso, un chilo quelle, e mezzo. esatto, ci hanno dato quelle lì anche col rosmarino e il Sì. miele era molto buono. E il primo, così buono che non me lo ricordo, cos'è che era? Cialda al grano meno croccante di una cialda, però comunque sembrava del grana secco, possiamo dire una fettina di grana sottilissima secco perché era Una abbastanza chips di grana. Sì, quasi, non proprio chiamiamola così. croccante. Esatto. tendente al morbido. Sì, sì. Piedino di maiale con una salsa del fondo di cottura e verza croccante. Il maialino non mi è piaciuto per niente, un piatto grasso, con un po' anche duretto in certi punti, gusto buono, per me no, nel degustazione che offriva è messo come Sì. piatto di secondo, quindi è un Il piatto menù da cui- 150 euro comprende appunto Il il maialino. piedino di maiale con verza croccante. Quindi è un piatto che a questo punto, non dico chiunque, ma se tu vieni qua e prendi il primo menù, ti gli capita. dà una certa importanza. Gli dà una insomma. certa- perché è il secondo, cioè sarebbe trasformato Esatto. un antipasto che viene trasformato in secondo, quindi diventa un piatto, una main course, un piatto principale. Quindi dovrebbe essere anche un bel biglietto da visita per il ristorante, no? Se uno ci viene per la prima volta, prova magari un menù così. C'era quella salsina che comunque mi piaceva, adesso non mi ricordo Sì, bene sì, no, è vero, a base di cosa fosse, però era Era buona, un bel era gusto buona, agrodolce, era buona. ci Poi sta, lì però forse anche il fatto un po' la complice materia il prima fatto a me- che a noi non piace magari quel genere di pezzo del maiale, primo piatto Gli anolini. che erano no, non li chiamava agnolini, ma li chiamava, aspetta che leggiamo, poi ci ha dato le radiografie, ci ha dato, no? Insieme al menù, al conto, agnoli in brodo di gallina. agnoli in brodo, ok. Agnoli in brodo di gallina. Buono il brodo. Buono il brodo, Gli sì. anolini li chiamo, vabbè, e gli agnoli, che sono dei tortellini, in realtà Sì, non sono sì, gli no. anolini, buoni. Sì, li ho assaggiati anch'io, equilibrati, buoni.
Però parliamoci francamente. 45 euro? No. È un qualcosa che non puoi trovare in una trattoria? Cioè, discretamente buoni, forse possono andare bene per un turista, ma neanche del luogo, forse proprio estero. Sì, Ma- beh, ma qua gli dai anche tortelli di groppi, gli va bene. Però nulla di che, No, cioè nel senso, infatti. vale 45 euro? No, sono da 3 stelle, no, però poi ci rispondono, ho capito, ma sei tu che l'hai scelto. Quindi sì, io l'ho scelto perché comunque Però- volevo provarli. Ma chiaramente con 3 stelle, secondo me ti aspetti anche che qualcosa sia fatto un po' per stupire, Un azzardo no? anche maggiore nel brodo. Passiamo con anguilla? la mia anguilla, Che è un secondo. che è un secondo, e qui decisamente un salto di qualità, Sì. all'altezza delle aspettative. Sì, no, l'anguilla sicuramente. ammetto che era un gran piatto. Ho assaggiato, non è un mio piatto, è il suo piatto. L'ho assaggiato, confermo quanto ha detto. Però veramente buona. Ci scioglieva in bocca, era burro. 60 euro? Sì, va bene. Ci può stare. Ci può stare comunque. La spiegazione dei piatti è abbastanza scarna. Se a me l'anguilla è stata presentata anguilla alla griglia. Almeno aggiungerci magari che cosa è stato fatto in più, se qualcosa è stato fatto. Magari forse è proprio per quello che non viene descritto, perché non c'è nulla in più. Se la fai pagare 60 euro, mi aspetto anche che mi spieghi anche come mai me la fai pagare 60 euro, no? Dettagli, no? Sì. Partiamo dalla sua parte invece con riso, mantecato con formaggio di capra, termineremo con miele e zafferano. Il risotto. Allora, questo qui deve essere un risotto con fonduta di caprini e miele. È un piatto che, se definisco ridicolo, sto facendo un complimento. Perché è un piatto obiettivamente molto banale, ma dico forse puoi avere in uno stellato basico, ma un piatto da 3 stelle così, specialmente che è l'unico risotto che offri, perché stai mangiando una pastina tipica di quelle dei bambini all'inizio col formaggino, ma proprio il miele delicatissimo, quasi assente, lo senti veramente a pezzi ma proprio nascosto, vuoi perché sia un ingrediente forte, lo devi anche un po' mixare, ma in questo modo è veramente inutile. E dico, è un piatto che vale 55 euro? No. È un piatto che ne vale 40? No. È un piatto che ne vale 20? No. È un piatto che vale 10 euro? Forse sì, perché è il piatto che mangeresti in una trattoria. Cattivo. È vero. Sì, è un primo da 12 euro. Ok, io sono un po' meno cattivo. 3 stelle deve esserci qualcosa che va oltre l'ordinario. Il miele si sentiva... Una pastina. Cosa sentivi? Formaggio. Sì, un risotto col formaggio. Ti faccio un'altra domanda. Guarda i primi, noi ne abbiamo presi 3 su 4. Sì, Quindi, infatti, più di appunto, così sì. non potevamo fare sui primi. Andavamo però anche su un piccione in casseruola al profumo di timo, o se andavamo su una sella di capriolo con salsa al cabernet e mirtilli neri, probabilmente avevamo adesso in questo momento un giudizio diverso. Però te la metto in un altro modo, cioè noi stiamo parlando di un 3 stelle. Sì, tu Secondo me- aspetti che il piatto dall'antipasto all'ultimo sia fatto, sì. Preferisci ad esempio questo ristorante o il Lido 84? Lido 84, decisamente, è un'esperienza diversa, Qui? ma anche come tutti i piatti. Cioè c'è qualcosa sempre di particolare, qualcosa che... Qui noi da buoni piacentini quali siamo, se vai in una trattoria ben fatta a Piacenza, riscontri un po' più o meno le stesse cose. Magari non sono, possiamo dire, forse presentate bene, ma neanche. Sempre il solito discorso, sono piatti molto classici, che poi non hanno dei guizzi strani che dici wow. Credo che sia un posto che se ci devi tornare, non ci torni per la cucina, ci torni per come sei stato. Perché comunque, adesso dando un occhio anche alla fascia di prezzo, Adesso la butto a sorridere, ma azzarderesti di più anche sul vino. lascia stare. Buono, però Buonissimo. i 35 euro di calice 35 per un di rosso. calice, diciamo che insomma, vabbè, Sono a parte rimaste- questa piaga, il fatto che ci siano due fasce di prezzo ben distinte, forse è anche frutto del fatto che si voglia scindere un po'. Io personalmente ti dico la verità, cioè secondo me il menù da 150, se tu lo analizzi, non ci dovrebbe neanche essere. Perché quando tu mi vai a mettere le chiocciole, le lasagnette, va bene, il piedino che è un antipasto me lo trasformo in un secondo, la degustazione di formaggi non considerarla un piatto. Quindi sono 4 piatti di cui hai le lasagnette, ok, va bene, lasciamole, il piedino e le chiocciole. Cioè è come per dire, ti do i piatti più basici e più... che devo smarciare. Sì, quelli più commerciali E almeno diciamo però dovrebbe essere anche, allo stesso tempo dovrebbe essere anche un menù da battaglia, nel senso quello più di punta. A me le chiocciole non è che fanno piacere, a te il maialino non piaceva. Io sono contento delle scelte che ho fatto, probabilmente non hai preso il vino, ma al di là di quello, tornassi indietro rifarei la scelta di fare i due piatti piuttosto che il menù. Sì, anch'io. In sostanza, che facciamo? Glielo consigliamo sto posto e che voto gli diamo? Quindi allora, come location, cosa diamo? Staff, 9. tutto ambiente? 9. 9, confermo, Sì, molto guarda, bello. Insomma.
Però 9 se li merita tutti. È bello, cioè sei sperduto nella campagna ma Sì, è bello. Sì. Piatti? Piatti Per me è un io 5. gli davo un 6 al 7. No, per me è un 5. Se vai in 3 stelle, in effetti. No, ma ci può stare che uno sia un po' più generoso, dici, però io ti dico, tu domani torneresti qua? Io personalmente no. Devo pescare bene per essere contento. Cioè, se devo stare attento a dire, devo prendere questo qui perché forse questo qui sarà meglio degli altri, non è un discorso di fare un 3 stelle. Lo puoi fare in uno stellato che dici, guarda, azzardo quello perché mi convince di più. Cioè, se noi prendiamo 4 primi e 3 sono Mediocri. mediocri, di che parliamo? Quello intendo. Tornando a noi, quindi, il voto dei piatti, allora tu gli dai un 6, 7, 10? Io ho dato 6 e mezzo. 6 e mezzo, ok. E invece alla fine rapporto qualità-prezzo? 5. 5? Sì. 5 entrambi sul rapporto qualità-prezzo? 5 sì, dai. Ci manca il tuo? Io te l'avevo Io dato... 6 e mezzo, te 5? Io gli ho dato sei? sì, esatto. Siamo 6? Dai, facciamo 6. 6, dal 6 al 7. È un 6 e mezzo. È un 6 e mezzo. Sei comunque nella campagna di fianco al fiume Oglio. Ci sta a metterci gli anolini, i tortelli. Ma va sempre un po' concettualizzato. Cioè, le aspettative forse a volte vanno anche un po' ridimensionate. Se... I voti rimangono quelli? No, I se poi voti volessimo, diciamo, rimangono essere quelli. un pochino più generosi, Sì. proprio a livello proprio di parole, intendo. Va non di- apprezzato questo Va apprezzato, esatto, che abbiano... rispetto un po' delle tradizioni. Sì, ecco. rispetto alle tradizioni, la valorizzazione del territorio, degli elementi, anche un'anguilla, magari cose che magari in altri ristoranti si perdono, questi discorsi qui, però. Esatto. Anzi, ti rifaccio la domanda, visto Sì. che all'inizio video mi volevi far scappare. Dovevamo ascoltare i noi di 2 ore fa o era meglio che... Vabbè, chiudiamo così, va, ciao.